Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo video tutorial vi mostrerò come realizzare un vestitino granny per le nostre bambine. È un vestitino che ha la parte del corpetto realizzata con delle mattonelle granny, di cui qua vedete un'anticipazione, poi vedremo insieme come realizzarle, come unirle. E poi la parte sotto realizzata utilizzando gli stessi colori che ho usato per fare le mattonelle, ma in maniera diversa, quindi creando dei ventaglietti che man mano si allargano per creare la sfasatura della gonna. Allora io direi che possiamo subito partire. Non vi farò vedere tutti i passaggi del granny, sia perché ho realizzato un tutorial apposta, sia perché comunque di tutorial sulla realizzazione del granny ce ne sono tantissimi e quindi mi sembra anche un po' ripetitivo farvi vedere una lavorazione che poi alla fine è molto semplice. Allora vi dico soltanto quali sono i materiali necessari: sono un uncinetto numero 3, un paio di forbici e poi abbiamo 4 colori di questo filato che io ho utilizzato, che ha un 55% cotone e un 45% acrilico, si chiama Twister, io ho acquistato sul sito di OB. Si dovrebbe lavorare con un uncinetto dal 3,5 al 4, ma io appunto per avere una lavorazione più compatta ho utilizzato il numero 3, e ha una resa di 400 metri per 100 grammi, quindi una resa abbastanza alta. Per quanto riguarda la realizzazione del corpetto, intanto vi dico che questo vestitino è adatto per una bambina sui 3 anni, diciamo intorno a 3 anni. Poi vi dico le misure esatte quando man mano procederò nella realizzazione. Comunque dovrebbe andare bene 3-4 anni. Però poi ovviamente potete giocare con lo spessore del filato, potete giocare con il numero dell'uncinetto e farlo grande quanto, o con il numero delle piastrelle e farlo grande quanto volete, quindi adattarlo alla taglia a cui lo dovete destinare. Poi magari vediamo insieme come anche cambiare la taglia di questo progetto. Per quanto riguarda il corpetto, come vi dicevo, per quanto riguarda la mia taglia, la taglia che serve a me, io ho preparato una striscia che deve essere di 8 mattonelle di larghezza per 2, quindi sono 16 mattonelle, ma in realtà ne faccio 15 perché lascerò un'apertura nella parte posteriore. Quindi come prima cosa adesso andiamo a vedere come unire le mattonelle. Allora, io adesso io ho già la mia mattonella parzialmente realizzata, vado a fare un cappietto sull'uncinetto, mi posiziono su un angolo, non sull'angolo dove ho la fine del filo, perché io non voglio sovrapporre la codina di avvio e la codina di fine del giro precedente, quindi le lascio separate. Entro in un angolo, faccio un punto basso e 2 catenelle, dopodiché prendo la codina, la lavoro e faccio il mio angolo consueto del granny, che è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte. Poi mi sposto senza catenella di separazione, perché in questa lavorazione io non ho utilizzato la catenella di separazione tra i gruppi di maglie alte, nell'archetto successivo. Poi mi sposto ancora nell'archetto successivo, faccio le altre 3 maglie alte e arrivo all'angolo. Nell'angolo, nel corso della lavorazione, inglobo anche la codina, faccio il primo mezzo angolo, giro la mia striscia in questo modo e mi vado ad attaccare con una maglia bassa nell'angolo della mattonella della striscia già realizzata. Anche questo è un procedimento che abbiamo visto, però ve lo faccio rivedere per avere un ripasso. Torno sulla mattonella in lavorazione, finisco il mezzo angolo. Adesso torno indietro sulla mattonella già lavorata, quella terminata, e faccio una maglia bassa. Torno nella mia mattonella in lavorazione e faccio 3 maglie alte. Ops.
faccio 3 maglie alte, 2 e 3, torno sulla mattonella lavorata e faccio una maglia bassa, poi faccio ancora 3 maglie alte, poi faccio una maglia bassa, torno e faccio il mezzo angolo, adesso vedete c'è già l'angolo fatto, quindi devo cercare di entrare al centro di questo crocevia in modo da prenderne la più ampia parte possibile. Adesso intanto entro così, volevo entrare, ecco qui, faccio una maglia bassa, è venuta una maglia bassissima ma è uguale, non rischio di dover rientrare nuovamente, torno nel mezzo angolo e lo finisco in questo modo. Dopodiché ovviamente devo unire anche questa parte qui, vedete? Devo unire anche questa parte qui, quindi proseguo con la lavorazione così come ho fatto prima, prendendo l'archetto con una maglia bassa, tornando sulla mia mattonella in lavorazione e facendo 3 maglie alte, tornando e prendendo l'archetto con una maglia bassa, torno e riprendo con le 3 maglie alte, torno ed eccoci ancora qua, faccio il mezzo angolo, mi ricongiungo all'angolo in questa maniera, dopodiché finisco l'angolo e poi procedo separatamente fino alla fine in questo modo. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, vado, faccio 1, 2, 3, 4 maglie bassissime, catenella di sicurezza, taglio il filo e via. E così adesso la striscia di 14 mattonelle, devo mettere la 15ª e ultima. La 15ª e ultima vado ad agganciarla qui e farò, allora ho deciso che vi faccio vedere comunque un pezzettino di lavorazione della mattonella perché ho perfezionato il metodo di chiusura del giro per nascondere meglio i cambi di colore. Allora vedete, io qua ho chiuso il giro e l'ho chiuso normalmente camminando con le maglie bassissime fino al primo archetto. Adesso io ricomincio da qua, però anziché cominciare come avevo fatto in passato con il mezzo archetto, con il mezzo angolo, farò l'angolo completo. Adesso lo vediamo insieme. Allora prendiamo questo che è il colore che mi serve e facciamo il nostro cappietto, dopodiché ci agganciamo all'archetto precedente a quello dove c'è la chiusura del giro, facciamo la solita maglia bassa, le 2 catenelle, poi prendiamo la codina e la lavoriamo. Però anziché fare il mezzo angolo che ci dava una superficie limitata di inglobamento del filo, io faccio l'angolo completo perché tanto comunque devo finire il giro nello stesso modo in cui ho finito il precedente, quindi tanto vale che sfrutto questo angolo per inglobare tutto il mio filo, tagliare poi l'eccedenza che non mi serve più perché è perfettamente inglobato e proseguire in questa maniera.
Quindi con questo passaggio dell'altro angolo io vado a inglobare la codina del giro precedente e di entrambe non devo più preoccuparmene perché le ho già lavorate, le ho già di fatto inglobate. Ricordatevi sempre, quando finite il giro, di fare sempre la catenella di sicurezza. La catenella di sicurezza che viene poi lavorata all'interno del giro successivo vi dà una garanzia in più del fatto che non si scucia il lavoro, e così vi viene un cambio colore pulito, un cambio colore semplice, perché non dovete fare altro a questo punto che tagliare il filo che vi rimane e basta. E nel frattempo sono arrivata alla fine. Adesso vediamo la fine del giro. Allora, la fine del giro come faccio? Niente, mi aggancio semplicemente alla seconda catenella di avvio, faccio una maglia bassissima, poi ne faccio ancora una nel punto successivo, poi ne faccio ancora una nel punto successivo e con una maglia bassissima entro all'interno dell'archetto. Concludo facendo la catenella di sicurezza che vi dicevo. Inizio con voi il giro successivo, che tra l'altro è con un colore più chiaro, quindi si vede anche meglio, così il procedimento è ancora più chiaro. Allora, faccio sempre il mio solito cappietto. Ops. Ecco, mi dà qualche piccolo problema fare il cappietto in questo momento. Eccolo qua. Allora, come vi dicevo, entro nell'angolo prima della chiusura del giro. Per non fare sovrapporre le due codine, faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Prendo il filo e lo lavoro, quindi lo nascondo sotto la lavorazione così. 2 catenelle, finisco l'angolo con altre 3 maglie alte. Ok. Quindi questo filo è già perfettamente inglobato e lo posso tagliare. Faccio le mie 3 maglie alte nello spazio successivo, mi sposto all'angolo dove faccio il mio angolo normale inglobando la codina di fine del giro precedente, e anche di questo filo posso serenamente scordarmi perché non c'è più la necessità di fare altro, è già perfettamente inglobato sotto i 6 punti alti, quindi devo dire che dovrebbe essere abbastanza al sicuro. Finisco il giro e vi faccio vedere la fine con questo filato chiaro, così non ci sono dubbi. Sono arrivata alla fine del giro. Come vi dicevo, adesso non devo fare altro che agganciarmi alla terza catenella di avvio, fare una maglia bassissima, poi fare un'altra maglia bassissima nel punto successivo, un'altra maglia bassissima, entrare con una maglia bassissima nell'archetto, fare una catenella di sicurezza, tagliare il filo e fine. E ho finito anche questa piastrella. Questa qua è l'ultima che mi serve poi per congiungere tutte e due le parti del corpetto, quindi questa è la 15ª piastrella che mi serve. Allora, ricominciamo così come avevamo fatto in precedenza, sempre con il nostro cappietto. Cominciamo dall'angolo dove non c'è la fine del giro precedente, facciamo il solito nostro avvio, ma in questo caso dobbiamo fare un avvio con mezzo angolo e adesso capirete perché. Proseguo fino all'angolo successivo, adesso ci stiamo arrivando, faccio il mezzo angolo. A questo punto devo agganciarmi alla parte che ho già realizzato, quindi mi aggancio
all'angolo della striscia, faccio la mia solita maglia bassa, torno sull'angolo e lo finisco. Torno sulla piastrella lavorata, faccio il punto basso, scusate, il punto basso, torno sulla piastrella in lavorazione e faccio quello che ho fatto prima sostanzialmente. Quindi adesso vi faccio vedere solo questo passaggio, dopodiché farò questo lato, lo finirò, farò questo lato, a questo lato vi faccio vedere come chiudere ad anello la fascia del corpetto. Ci vediamo dopo. Allora, finito questo mezzo lato, adesso io devo chiudere ad anello la fascia, vedete? Devo chiuderla ad anello, quindi non faccio altro che rifare la stessa lavorazione di poco fa, però andando a ricondurmi, scusate, all'altro lato della fascia, dove prenderò l'angolino, così, sempre se riesco a beccarlo bene. Aspettate un attimo di pazienza. Becchiamo bene l'angolino, ecco, sono entrata, faccio la mia maglia bassa, adesso faccio il mezzo angolo, quindi l'unica differenza è che in questo caso, anziché farlo da un lato solo oppure farlo a L come quando devo agganciarmi a due mattonelle, lo faccio nei due lati diametralmente opposti, e così ho la chiusura ad anello. Adesso vi faccio vedere l'effetto finale di questo anello che ho realizzato e soprattutto che senso ha lasciare, il senso che ha lasciare l'apertura superiore libera. Adesso vi faccio vedere. 2, 3. Questo è il motivo per cui non ho fatto il mezzo angolo subito, cioè scusate, l'angolo intero subito, perché adesso mi devo ricollegare all'altro mezzo angolo e poi finire con le maglie bassissime. No, in questo caso no, non finisco con le maglie bassissime, adesso vi dico perché. Ecco, scusate. Allora, mi ricongiungo al mezzo angolo in questa maniera, finisco con una sola maglia bassissima, perché mi aggancio all'inizio. E questa è la parte posteriore del corpetto, vedete? Quindi ho questa apertura centrale dove poi farò passare delle stringhe per permettervi anche di giocare un pochino con la misura laddove dovesse essere leggermente abbondantino, quindi avete la possibilità di chiuderlo sulla parte superiore. Come vedete, la parte del corpetto è terminata. Questa è la parte davanti, la parte dietro l'abbiamo appena vista. Adesso dobbiamo rifinire il corpetto con 2 giri di punto granny tradizionale. Allora, come lo lavoriamo? Lo lavoriamo semplicemente con una sola accortezza. Allora, io mi sposto con delle maglie bassissime fino al primo archetto disponibile. Faccio 1, 2 e 3 catenelle e poi all'interno dello spazio faccio un punto granny, poi faccio ancora un altro punto granny nello spazio successivo. Ancora un punto granny nello spazio successivo e volevo arrivare con voi alla giuntura delle due mattonelle. Nella giuntura delle due mattonelle naturalmente dobbiamo andare a lavorare al centro, quindi lavoriamo al centro e facciamo un altro punto granny. Poi proseguiamo normalmente lavorando su ogni spazio 3 maglie alte. In questo modo qua, ne facciamo magari un altro insieme e poi dopo proseguo. Qua siamo di nuovo alla giuntura delle mattonelle e vado a lavorare le 3 maglie alte, 2 e 3. Faccio ancora un altro paio di
archetti e dopodiché vi faccio vedere il risultato. Dovrò fare questo per 2 giri. Qua ho preso dentro il filo, vedete? Quindi rifinisco con 2 giri di punto granny in questa maniera, quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Finito il secondo giro di punto granny, sono pronta per iniziare il motivo della gonna, che è un motivo, come vi dicevo, composto da ventaglietti così fatti, cioè partiamo da questo e poi pian piano cambieremo il passo per allargare la gonna. Io sono entrata all'interno di uno degli spazi degli archetti del giro sottostante, faccio 1, 2 e 3 catenelle, maglia alta, una catenella e 2 maglie alte, quindi in ogni spazio del giro sottostante, vedete, ogni spazio tra i 2 gruppi di maglie alte del giro sottostante, andremo a fare un ventaglietto composto da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. Andremo avanti così per 5 giri, di cui i primi 2 saranno con questo color panna e gli altri saranno uno per ciascuno dei colori che ho utilizzato per le mattonelle. Quindi io partirò con il verde acqua, poi farò un rosa e poi farò un viola, un prugna, e così alternerò 3 giri chiari con 3 giri colorati, quindi 3 giri chiari tinta unita più 3 giri, uno per ogni colore. In questa prima fase, questo giro di archetti fatti con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, lo farò per questo giro un altro di questo colore più uno per ognuno dei colori menzionati sopra. Quindi ci rivediamo alla fine del quinto giro di archetti. Rieccoci, come vedete mi sono portata avanti, come vi dicevo ho fatto i 2 giri di granny, poi ho fatto i 5 giri fatti con il ventaglietto formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Poi ho proseguito facendo lo stesso ventaglietto per altri 6 giri, 3 bianchi e 3 colorati, composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi sono passata da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte a 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. In quest'ultima parte, per allargare ancora, ho fatto 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella di separazione e ventaglietto di fianco. Adesso io con voi finisco l'ultimo giro di questo passo, diciamo, di questo motivo, e poi iniziamo insieme l'ultimo, che sarà quello che allargherà maggiormente la gonna. Allora, io ho fatto il mio ventaglietto composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso faccio una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo dove vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, catenella di separazione, e sono arrivata alla fine del giro. Mi inserisco nella seconda catenella di avvio, faccio una maglia bassissima, poi faccio ancora un'altra maglia bassissima nel punto successivo, una maglia bassissima nell'archetto, catenella di sicurezza e taglio il filo. Adesso iniziamo l'ultimo motivo. L'ultimo motivo lo iniziamo con il bianco, con il panna, scusate, e facciamo panna o avorio, come volete chiamarlo, insomma, comunque non è un bianco, è un bianco sporco. Facciamo il solito cappietto, non iniziamo mai da dove abbiamo finito il lavoro, perché come vi dicevo io preferisco non farlo per evitare che 2 fili si sovrappongano. Mi sposto un paio di archetti più in là, inizio il mio lavoro facendo la solita maglia bassa e le 2 catenelle. Adesso nell'archetto di 2 catenelle vado a lavorare una maglia bassa, una maglia alta,
una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. Nessuna catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo dove vado a fare 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo è l'ultimo passo per l'allargamento della gonna. Ventaglietto composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ne facciamo ancora uno insieme. Anche in questo caso lavoreremo 3 giri con questo panna, poi faremo 3 giri di colore diverso, quindi l'acquamarina, il rosa e il prugna, e poi finiremo con un giro di panna e così la gonna sarà terminata. Ci vedremo poi per le rifiniture, che consistono nel bordo superiore e nelle 2 bretelline. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere l'effetto del vestitino. Guardate che bello, con la gonna che si allarga, perché appunto vi ricordo che siamo partiti da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, poi siamo passati a 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi siamo passati a 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie, una catenella, e quest'ultimo passaggio che invece si realizza con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e con il quale arriveremo alla fine della gonna. Ci vediamo dopo. Come potete vedere, ho terminato la gonna del mio vestitino con i vari passaggi che vi ho descritto. Sostanzialmente si tratta di ventaglietti che si allargano man mano per allargare proprio l'ampiezza della gonna. Quindi siamo partiti da 2 maglie alte separate da una catenella e poi siamo arrivati a 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte verso la fine dei giri. Io ho terminato, dopo i 3 giri di colore, ho terminato con un giro di panna, proprio per sottolineare proprio la fine dei motivi e per dare un senso di finito a tutto il lavoro. Adesso, sempre con il panna, andremo a fare la rifinitura della parte superiore. Nella parte superiore intanto giriamo il nostro pezzo sul retro, prendiamo il filato, facciamo un cappio sull'uncinetto e entriamo nell'angolo della prima mattonella dove faremo una maglia bassa. Poi faremo una maglia bassa per ogni maglia del giro sottostante e questo sarà il primo giro di rifinitura. Lo farò lungo tutto il perimetro, quindi siccome non c'è niente diciamo di difficile da vedere, a parte questo piccolo passaggio che faccio con voi giusto per farvi vedere l'avvio del lavoro, direi che proseguo autonomamente e ci vediamo per la seconda parte, quella in cui appunto farò il motivo di rifinitura. Quindi adesso il giro di punto basso lo faccio da sola e ci vediamo poi dopo per il resto. A dopo. Sono arrivata alla fine del giro, vedete come il punto basso ha pareggiato tutto e l'ho reso già rifinito. Già così di suo sarebbe rifinito, però ovviamente io voglio fare un lavoro ancora più bello, più complesso, più non complesso, più articolato, più particolare, quindi proseguo. Adesso faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, rientro nella maglia bassa successiva e faccio una maglia bassa, poi faccio ancora una maglia bassa, poi faccio 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, rientro nella maglia bassa successiva e poi in quella dopo ancora, rifaccio 1, 2, 3, 4 e 5, rientro nella maglia bassa successiva e nell'altra ancora. E questi sono i passanastro. Faccio un altro passanastro, 2, 3, 4, 5 e 2 punti bassi. Dopodiché
proseguo con i punti bassi fino alla parte opposta. Faccio un punto basso per ogni punto basso del giro sottostante. Vedete, questi sono i passanastro. Da qua io farò passare i nastrini per poi chiudere la parte posteriore del vestitino. Faccio un punto basso per ogni punto basso. Ecco qua, sto proseguendo. 1, 2, 3. Adesso vediamo quanti sono questi qua, ma non è detto che siano qua 2, 4, 6, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e qui dovrei avere 1, 2, 3, 4 e 5, dovrebbero essere giusti. Vediamo se è vero. Allora qua ne faccio 1 e poi lascio 2, qua ne faccio 1, 2, 4, 6, 7, dovrebbero essere giusti. Vediamo un po' se è vero. Allora 1, 2, 3, 4 e 5, se no vi dovete fare il conto di quante sono le maglie che dovete lasciare per farli venire simmetrici, naturalmente. 5, perché dovete fare la stessa cosa pure da questa parte. Adesso io con i conti non sono bravissima, lo ammetto. 3, 4 e 5, infatti credo di aver sbagliato. No, 2, 3, 4 e 5, no, è giusto. E qua faccio il punto basso, è perfetto. Vedete? No, 4 e 5, no, ne ho fatto uno in meno. Ne ho fatto uno in meno. Adesso lo disfo. Infatti dovevano essere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne ho fatto uno in meno, cioè nel senso ne ho lasciato uno in meno, esatto. Cioè ne ho lasciato uno in più, doveva essere in meno. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso dovrebbero essere giusti. 2, 3, 4 e 5. 1 e 2. 1, 2, 3, 4 e 5. 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, e così arriviamo alla fine. Quindi vedete che corrispondono adesso la chiusura. Adesso facciamo un punto basso, ci portiamo sulla parte superiore e cominciamo a fare il nostro motivo. Il nostro motivo consiste in saltare, allora punto basso, saltare 2 maglie di base, nella terza fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie alte, saltare 2 maglie di base, fare una maglia bassa, saltare 2 maglie di base, poi fare nella terza 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete? Mi fa questo bordino che sarà lungo tutta la parte superiore. Ne facciamo ancora uno insieme di questi ventaglietti, così lo vedete bene. Quindi salto 2 maglie di base, nella terza faccio una maglia bassa, salto e faccio una,
2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo l'ultimo, salto 2 maglie, faccio una maglia bassa, salto 2 maglie, faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E così vado avanti per tutto il bordo superiore. Ci vediamo alla fine. Come vedete ho terminato anche il bordino superiore. Adesso quello che dobbiamo fare sono le bretelline, che sono così, vedete? Sono fatte in questo modo. Sono praticamente dei ventaglietti anche questi, con dei ventaglietti laterali in colore contrastante. Io ne ho scelti 2, potete anche alternarli tutti e 3, ma io le farò simmetriche perché a me piacciono le simmetrie. Dopodiché le attaccherete. Per quanto riguarda il consiglio sull'attaccatura, ma poi adesso vediamo intanto le bretelle, vi consiglio di attaccare soltanto uno dei lati e poi di attaccare l'altro eventualmente se avete la possibilità, dopo averlo fatto provare al soggetto che dovrà indossarlo, quindi alla bimba che dovrà indossarlo. In questo modo sarete sicure che l'altezza delle spalline sarà giusta. Io lo farò provare, infatti adesso vi farò vedere come fissare, ma molto semplicemente con ago e filo, una delle bretelline, ma comunque voglio dire è un semplice lavoro di cucito che potete fare tranquillamente appunto quando avete sotto mano la bambina, in modo da essere sicura che la lunghezza delle bretelline sia quella giusta e non siano troppo alte e non siano troppo basse. Allora, adesso vediamo come si realizza la bretellina. Togliamo il vestitino, lo mettiamo da parte in questo momento. Ah, ecco, vi volevo far vedere nella parte posteriore, vedete che ci sono i passanastro, poi io dovrò fare tutta la pulizia del vestitino dai fili, e qua farò passare i nastrini per stringerlo eventualmente sulla parte della schiena e creare anche un effetto decorativo che comunque a me piace molto, le stringhe mi piacciono molto. Allora, prendiamo il filato fan, prendiamo l'uncinetto e avviamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso saltiamo le prime 5 e nella sesta andiamo a fare 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, 3. Poi saltiamo 2 maglie di base, nella terza facciamo una maglia alta, così. Ok, 1, 2 e 3 catenelle e giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare all'interno del nostro ventaglietto lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia alta. Forse è meglio che togliamo questo così c'è più contrasto. 1, 2 e 3. Nell'archetto facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte.
entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia alta, vedete? E questo è il risultato. Questo lo facciamo per 18 volte, io adesso non lo farò 18 volte perché così vi faccio vedere subito il prosieguo del lavoro. Lo faccio per l'ultima volta, 1, 2 e 3. Cioè, alla fine dovete avere 18 ventaglietti e poi dovete finire nel modo che vi faccio vedere. Sempre nell'archetto facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte e poi maglia alta nella terza catenella di avvio. Come facciamo per terminare il lavoro? Facciamo che 1, 2, 3 che sostituiscono la maglia alta, 1 e 2 che sostituiscono, cioè che sono le 2 catenelle, entriamo al centro dell'archetto e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e maglia alta nella terza catenella di avvio, e così avremo finito il lavoro dopo aver fatto 18 di questi archetti. Quindi dobbiamo fare 18 giri come questo più quello finale che poi praticamente replica quello dell'avvio. Vi faccio vedere quello che ho già fatto, vedete? Questo era quello che avevo già fatto. Sono 18, li contiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Vi consiglio di farli comunque in numero pari, ovviamente potete variare la quantità, ma vi consiglio di farli sempre in numero pari, adesso capirete perché. Ci posizioniamo a una delle due estremità, solito cappietto, opla. Entriamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa, poi andiamo nell'archetto successivo e facciamo una, due, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'archetto successivo una maglia bassa, un po' come abbiamo fatto nella parte di rifinitura del corpetto. Facciamo degli archetti intervallati, scusate, dei ventaglietti intervallati da una maglia bassa. Però qua, anziché essere i punti del giro sottostante, il riferimento sono gli archetti. Quindi per ogni archetto andiamo a fare questo lavoro qui, sia da una parte che dall'altra. Vi faccio rivedere l'altra bretellina, sia da una parte che dall'altra. State attente perché se fate i ventaglietti azzurri da questa parte, poi dovete fare in modo che il dritto dei ventaglietti rosa sia sempre dalla stessa parte, quindi iniziate sempre tenendo presente qual è il diritto e il rovescio del lavoro. Adesso io ve ne faccio vedere un altro di ventaglietto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e punto basso nell'archetto seguente. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, punto basso nell'archetto seguente, e così via fino alla fine. Dovete fare la stessa cosa dall'altra parte con il rosa, quindi partendo sempre da una catenella nel primo archetto e poi fermandovi con una catenella nell'ultimo, perché appunto essendo in numero pari vedrete che gli archetti sono in numero dispari, i giri sono in numero pari ma gli archetti sono in numero dispari, e quindi iniziate e finite con una catenella. Ci vediamo alla fine. Le bretelline sono terminate e a questo punto vi faccio vedere come attaccarle. Io preferisco attaccarle prima sulla parte posteriore, in modo che appunto sono già le piastrelle stesse che delimitano. E quindi cosa faccio? Adesso
Prendo il filo che ho infilato in una coda lana con la luna piuttosto sottile, perché non abbiamo bisogno di grandissimo spessore, considerato che è un cotone. Allora, entro qui tra i punti, faccio passare il nodino, dopodiché esco e faccio una semplicissima filzetta. Rientro dove ero entrata, cercando di prendere la superficie più ampia possibile sia da una parte che dall'altra, perché ovviamente la bretellina deve un po' essere sostenuta come cucitura, e quindi entro ed esco. Come vedete la cucitura proprio non si nota neanche, quindi io faccio la mia filzetta. Se poi non sono convinta ripasso, perché tanto non cambia nulla. Infatti qua ripasserò, tornerò indietro, ripercorrerò tutta la superficie in modo da essere sicura che la bretellina abbia una certa tenuta. Ma come vedete non c'è niente di difficile, perché proprio non si vede neanche la cucitura. Cercate ovviamente di fare un lavoro simmetrico, quindi se da una parte l'attaccate in un modo, dall'altra l'attaccate esattamente nello stesso modo, attaccatela alla stessa distanza, in modo che poi all'indosso sia bello da vedere. Allora, facciamo l'ultimo punto, poi ci portiamo sul retro. Vedete? Non si vede nulla ed è abbastanza forte. Adesso è abbastanza forte. Io adesso entro qui. Ah, sono già entrata, ecco. No, era l'altro filo. Faccio passare il filo attraverso un po' di punti. Un consiglio, questo fatelo quando avete già pulito un po' il lavoro, questo è un consiglio che vi do. Faccio un nodino e taglio il filo. E così la bretellina è attaccata, vedete? La bretellina è attaccata. Adesso se io giro il vestitino, ce l'ho attaccata sul retro, poi mi corrisponde qui sul davanti, però appunto come vi dicevo vi conviene, per fissare l'altra parte, misurarlo sulla bambina in modo che sappiate esattamente qual è l'altezza che dovete tenere. Quindi io mi sono tenuta un po' abbondante, poi insomma lo proverò a mia figlia e vediamo quale sarà l'altezza della bretellina. Vi faccio vedere così, vi faccio vedere posizionata l'altra. Posizioniamo l'altra bretellina. Così vedete l'effetto del vestitino finito. E diciamo che a questo punto il nostro lavoro è terminato. Possiamo appunto cucire le spalline. Io le metto così perché appunto le voglio simmetriche, però appunto se non le volete simmetrico, se le volete mettere incrociate, se le volete mettere in qualche altro modo, insomma questo poi sta al vostro gusto personale. Io le preferisco così, quindi le metterò così, con le due parti azzurre all'interno e le due parti rosa all'esterno. Come vi dicevo, il vestitino è terminato. Per quanto riguarda la misura, ci sono delle validissime tabelle di misure per i bambini, e sulla base del corpetto, della misura del corpetto, voi potete poi diciamo di conseguenza fare la gonna. Quindi questa è, adesso vi dico quanto misura questo corpetto misura 5, 10, 15, 20, 25 centimetri, sono 25 centimetri, sono 50 centimetri, quindi va bene per una bambina da 2 a 3 anni. Infatti per la mia piccolina, questo, per la mia
sono 26 cm, scusate, non sono 25, sono 26 cm, sono 52 cm, quindi vi dicevo va bene per una bambina da 2 a 3 anni, per la più piccolina delle mie, anche se a 3 anni va bene, perché è un po' più piccolina, appunto, veste un po' più piccolino. E per quanto riguarda invece il cambio di taglia, potete tranquillamente giocare e con l'uncinetto e con lo spessore del filato, oppure aumentare il numero di mattonelle. Vi consiglio sempre di stare su un numero pari, in modo che lo potete dividere per la circonferenza, però anche se lo fate dispari, come vedete, non cambia moltissimo, perché cambia semplicemente la disposizione delle mattonelle sul davanti, ma non cambia tantissimo la situazione. Quindi sulla base fate proprio la fascia della misura che vi serve. Se la circonferenza della vostra bambina è 63 cm, fate la fascia di 63 cm, indipendentemente dal numero di mattonelle. Poi la chiudete dietro come ho fatto io, e dopodiché appunto la gonna verrà proporzionalmente fatta sulla base del numero dei punti delle mattonelle, o comunque dello spessore del filato e dell'uncinetto. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a realizzarlo, che vi divertiate a realizzarlo, che sia un buono spunto per l'estate. Come vedete, le mattonelle quest'estate sono di gran moda, quindi sono sicura che sarà un vestitino che sarà molto apprezzato sia dalle vostre bambine che insomma dalle altre bimbe. Sarà apprezzato, sarà anche osservato, ecco. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella così non perderete nessuno dei prossimi progetti. Se vi va e se vi fa piacere, e vi dico che a me fa tantissimo piacere, lasciate anche un commento e fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie ancora, buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!